Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio in cui proviamo a capire davvero le storie dietro i titoli. Prima di iniziare, vi chiedo un piccolo gesto che per noi è enorme. Mettete mi piace, iscrivetevi e, se volete sostenere ancora di più il progetto, cliccate su Unisciti. Oggi affrontiamo un tema delicato e molto discusso, il momento che sta vivendo Can Yaman e la narrazione che alcuni media hanno costruito attorno al suo legame con Sarah Bluma. Vi prometto un racconto ordinato, rispettoso e completo, niente accuse gratuite, niente verità assolute, solo fatti pubblici, contesto e le molte domande che restano aperte. Dall'icona disciplinata all'uomo osservato con lente di ingrandimento. Per anni il nome Can Yaman è stato sinonimo di disciplina, studio e dedizione. Laurea in giurisprudenza, lingue straniere, cura del corpo e della voce, un'etica del lavoro riconosciuta da colleghi e addetti ai lavori. Dagli studi di Istanbul ai tappeti rossi europei, il suo percorso ha incarnato l'idea di una generazione turca moderna, internazionale e ambiziosa. Con la crescita della fama, però, è cresciuta anche l'esposizione. E l'esposizione, lo sappiamo, non è neutra, amplifica i successi ma anche le stanchezze, ingigantisce le pause, trasforma ogni scelta in segnale da decifrare. Negli ultimi tempi, diversi osservatori hanno parlato di un cambio di ritmo, meno sorrisi spontanei, più riservatezza, appuntamenti saltati, apparizioni calibrate. Sono indizi di un malessere? O soltanto il segno di un artista che sta ricalibrando le proprie priorità? La risposta facile non esiste, e diffidare delle scorciatoie narrative è un dovere. L'ingresso della variabile Sarah Bluma. In questo quadro si inserisce Sarah Bluma, modella, influencer, madre e volto riconoscibile sui social. Il suo nome è entrato nel racconto pubblico su Cannes come catalizzatore. Per alcuni un'influenza positiva, per altri un elemento di frizione. C'è chi ha letto la loro vicinanza come segnale di un nuovo stile di vita più mondano, c'è chi, al contrario, l'ha interpretata come la scelta di condividere momenti privati con una persona capace di proteggere il perimetro dell'intimità. Importante, nessuna accusa non verificata merita di essere rilanciata. Le allusioni più dure circolate in certi tabloid non sono accompagnate da prove solide, e in assenza di riscontri è giusto fermarsi. Attribuire a una singola persona, Sarah, in questo caso, responsabilità totali sulla traiettoria emotiva di un'altra è una semplificazione che non aiuta né chi osserva né i diretti interessati. Le relazioni reali sono complesse, fatte di scelte reciproche, limiti, ritmi che dall'esterno non possiamo misurare. L'immagine pubblica e il filtro dei social. Se si guarda solo ai social, Can appare ancora impeccabile, post curati, sguardi decisi, campagne ben confezionate. Ma i social sono vetrine, non finestre. Lo scarto tra ciò che si mostra e ciò che si vive esiste per tutti, per le celebrity, è un abisso. È possibile che Can Yaman stia semplicemente attraversando una fase di protezione, meno vita condivisa, più lavoro dietro le quinte, più attenzione a ciò che consuma energie. Anche Sarah Bluma comunica per sottrazione, poche parole, molte immagini, un'estetica levigata che alimenta interpretazioni opposte. Il silenzio, nel mondo iperverbale dei social, viene spesso letto come strategia. A volte lo è, a volte è solo il modo più sano di non aggiungere rumore quando tutto attorno è già molto rumoroso. Famiglia, cerchi e il tema del distanziamento. Tra i motivi che scaldano la discussione c'è il rapporto con l'ambiente di origine di Can. Alcuni blog hanno insinuato distanze tra le scelte attuali dell'attore e le aspettative familiari. Qui la prudenza è obbligatoria, le famiglie vivono lontano dai riflettori, e ciò che trapela è spesso parziale. È legittimo che chi vuole bene a Can desideri per lui equilibrio, persone che lo sostengano, contesti che lo valorizzino. È altrettanto legittimo che un adulto decida come e con chi costruire la propria quotidianità. Parlare di spaccature senza fonti significa alimentare dolore inutile. L'industria tra opportunità e cautela. Resta il capitolo professionale. Can Yaman è, al netto di ogni narrazione, un nome che muove pubblico e interessi. L'industria sa che la reputazione è un capitale, se un attore appare instabile, i produttori diventano cauti,
se trasmette affidabilità, le porte si aprono. Negli ultimi mesi si è parlato di contratti riconsiderati e di campagne rimodulate. Ma anche qui bisogna distinguere, ricalibrare gli impegni non significa declino, può essere l'opposto. La scelta di preservare qualità e salute. Chi lavora con Khan racconta, quando sceglie di farlo, un professionista che pretende molto da sé, che tende a togliere piuttosto che aggiungere, che non ama la confusione. In un sistema che chiede presenza H24, dire qualche no in più può sembrare arroganza, spesso è sopravvivenza. Il ruolo di Sarah Bluma nella percezione esterna. Che piaccia o no, associare due nomi così visibili crea una narrazione unica. L'immaginario collettivo fonde identità, tempi e scelte. Se Khan appare stanco, per qualcuno la causa è Sara, se appare energico, il merito è ancora di Sara. Questa lettura binaria toglie soggettività a entrambi. Molto più utile è domandarsi come una relazione, qualsiasi relazione, possa convivere con la pressione di un pubblico globale, calendari incompatibili, telefonini sempre accesi, post interpretati come comunicati ufficiali. In questo senso, il caso Khan e Sara diventa un laboratorio. Come si proteggono i confini? Come si gestiscono i rifiuti educati? Come si dice non è il momento senza far scattare il sospetto? I fan tra slancio affettivo e responsabilità. Le community intorno a Khan sono vastissime e trasversali. Non ci sono solo complimenti, ci sono anche appelli, richieste di prendersi cura di sé, messaggi che dicono torna a ciò che ti fa bene. È un segno di maturità. L'idolo non viene idealizzato al punto da negarne la fatica, ma sostenuto nel cercare equilibrio. E poi c'è la responsabilità collettiva, non rilanciare voci non verificate, non trasformare ogni scatto in una sentenza, non inseguire i protagonisti nella vita privata. Sostenere un artista significa, prima di tutto, permettergli di respirare. 3 scenari per il futuro, tutti possibili. Ricalibrazione silenziosa. Khan riduce impegni non essenziali, torna su progetti più su misura, lavora sul recupero fisico e mentale. Sara resta al suo fianco mantenendo profili bassi e confini netti. La narrazione si sgonfia da sé. Ritorno potente. Una serie o un film di qualità rimette al centro il Khan attore, disciplina, profondità, presenza. Le parole cedono il passo ai fatti, l'interesse torna dove è nato, sullo schermo. Pausa dichiarata. Khan sceglie e comunica uno stop più lungo, per studio e rigenerazione. È una mossa rischiosa a breve termine, ma spesso vincente sul lungo. Quando torni, torni davvero. In tutti e 3 gli scenari, Sarah Bluma può essere parte dell'equilibrio se il perimetro resta chiaro e condiviso. Cosa sappiamo e cosa no, e come comportarci nel frattempo. Sappiamo che Kenny Omen è un professionista con un pubblico enorme e aspettative altissime. Sappiamo che Sarah Bluma è una figura pubblica la cui vicinanza a Khan ha moltiplicato le letture del loro rapporto. Non sappiamo come stiano davvero le cose tra loro, perché non è obbligo di nessuno renderle pubbliche. Non sappiamo se le scelte degli ultimi mesi siano transitorie o strutturali. Nel dubbio, la regola è semplice. Niente diagnosi a distanza, niente colpevoli immaginari, niente scorciatoie. Osserviamo i progetti, ascoltiamo le parole ufficiali quando arriveranno, e nel frattempo teniamo spento il tritacarne delle speculazioni. Un appello alla misura, che vale per tutti noi. È facile cedere alla tentazione del racconto totale, spiegare ogni gesto, incastrare ogni tassello. Ma le persone non sono gialli da risolvere. Khan Yaman ha il diritto di cambiare idea, di sbagliare calendario, di proteggere il silenzio. Sarah Bluma ha il diritto di esistere senza diventare un bersaglio simbolico. Il pubblico ha il diritto di essere informato, non quello di invadere. E i media, noi compresi, hanno il dovere di usare parole giuste, distinguere il si dice dal è, ricordare che una reputazione si costruisce in anni e si danneggia in un attimo. Conclusione, luce. Non abbaglio. La parabola di Kenny Omen non si esaurisce in una stagione difficile o in una narrazione altrui. Il talento, la disciplina e la capacità di parlare al pubblico non sono evaporati, possono essere semplicemente nascosti dietro un momento di ridefinizione.
Sarah Bluma, nel bene o nel male, è parte di questa fase e non la sua spiegazione unica. Se c'è una lezione utile per tutti è questa: i percorsi veri non hanno bisogno di effetti speciali, hanno bisogno di tempo. Se questo approfondimento vi è piaciuto, scrivetemi nei commenti quale aspetto vorreste vedere affrontato nel prossimo video: progetti futuri di Khan, strategie dei brand di fronte alle crisi d'immagine, o il ruolo dei social nel raccontare le relazioni. Lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella. Qui si resta finché i fatti parlano, non finché i rumor urlano.